Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento, la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8, edizione Hachette 2022, uscita numero 29. Eh sì, guardate che disastro, come avete anche visto dal video dell'unboxing. Questa volta Hachette mi ha mandato dei fascicoli tutti e tre rovinati. Che bisogna fare? Poi comunque scrivo perché questo non è un modo giusto di lavorare, non è corretto. Va bene, andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Chi ha piacere, oltre che di guardare le immagini, anche di dare lettura, lo potrà fare. E mentre io faccio scorrere le immagini, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, e vorrei dire a tutti coloro i quali hanno piacere di guardarmi ma che dimenticano di iscriversi, che non costa nulla, e potrete così anche attivare la campanella in modo che sarete sempre avvisati nel momento in cui io pubblicherò un nuovo video. Questo è quello che abbiamo in questa nuova sessione di montaggio numero 29, che è il montaggio della trasmissione che va dall'albero motore poi al differenziale. Andiamo poi a vedere tutto nel dettaglio. Ecco, qui abbiamo quasi finito. Vi consiglio intanto di procurarvi un lubrificante, perché tutte le viti che andremo a montare, ad avvitare, sono viti che vanno filettate nel metallo, e sapete che io uso crearmi i filetti. Uso non va bene, mi desidero crearmi i filetti per non avere cattive sorprese quali rotture della vita interna e faticare sicuramente di più e lavorare male. Questo è quello che abbiamo già visto nell'unboxing, il numero 30, che vedremo subito dopo questo video. Bene, ecco qua. Prima di procedere all'apertura, lo so, se voi mi avete visto, e mi auguro di sì anche negli altri video, potrete dire: quante volte Michele lo ripeti? Lo ripeto perché è una cosa di vitale importanza, può essere di vitale importanza per il mio canale, e troverete un link in descrizione, Patreon, dove, se vorrete, potrete dare un piccolo contributo per aiutarmi a mantenere attivo questo canale. E comunque vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, e grazie ancora di più se, quando vedete le pubblicità, non le fate scorrere veloce, ma mi date una mano d'aiuto, che per voi è del tutto gratuita. Per me invece è di vitale importanza, perché il canale o vive o muore, e io spero che la mia passione possa continuare in qualche modo ad aiutarvi, ecco. Bene, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno. Abbiamo l'albero di trasmissione, che è in due sezioni. Ok, stavo facendo curioso solo un attimo. Ecco, si può montare in un'unica posizione, vedete, questi combaciano ma non combacerebbe questo, quindi ecco, non potete sbagliarvi, per questo ho dato un'occhiata. Poi abbiamo queste, le crociere, tutto metallo, la forcella di raccordo, metallo, e due serie di viti AM e JM, tutte e due destinate ad essere avvitate sul metallo. Bene,
andiamo subito a vedere cosa fare per primo. Prendiamo intanto 3 viti AM, e vado a crearmi, con l'ausilio di un lubrificante, i 3 filetti. Bagnerò una sola vite e una sola volta e basterà per farmeli tutti e 3. Vi faccio vedere il primo, poi metterò il video in pausa e farò gli altri 2. Mettete il dito dietro quando farete questa operazione, perché potreste rischiare, se spingete troppo, o di piegarlo o peggio romperlo. Ok? Perfetto. Se riesco, volevo farvi vedere il filetto che ho creato all'interno. Eccoli, vedete le righe? Qua ovviamente sono assenti perché devono essere ancora fatte. Bene, metto pausa e ci vediamo dopo. Un attimo. E ci vediamo dopo quando ho fatto anche gli altri 2 filetti. Eccoci di nuovo qua. Bene, andiamo adesso ad assemblare le 2 parti. Ricordatevi di stringere tutto alla fine, dopo che avrete messo l'ultima vite prevista per questa sessione che state montando. Controllate che non ci siano gradini e poi stringete tutto. Ecco qua. Perfetto. A questo punto adesso andiamo a prendere, guardiamo, le 2 parti sono identiche. Sì. Andiamo a prendere questa e andiamo a metterla così. Sono identici i lati, Stavo dicendo sono identiche le 2 parti, quindi o metterlo qui o metterlo qui non fa alcuna differenza, va bene? Allora, queste vanno fermate ovviamente con le viti più piccole, le JM. Andiamo a prenderne 6 viti, le rovesciamo tutte e ne lasciamo una di scorta perché ne abbiamo 8. Vediamo, tanto prendiamone 6. Ok, 6 viti. Andiamo a crearci adesso i primi 2 filetti, uno di qua e uno di qua, con lo stesso procedimento che vi ho fatto vedere prima con il lubrificante. Quindi andiamo a crearci 1 e 2 filetti. Ci vediamo dopo. La vite che avete usato per creare il filetto la userete per tutti i filetti che dovrete creare, dopodiché
la andrete a mettere nel sacchetto e ne prenderete una nuova. Avete visto che vi ho detto di crearne solo 2 filetti, uno di qua e uno di qua, quando invece ce ne vanno 4. Però avete anche visto che era abbastanza difficoltoso crearvi il filetto, quindi vi ho detto appositamente di farne solo 2, perché poi ci sarà il metallo stesso chiuso dalla vite, tenuto fermo, che ci permetterà di fare gli altri 2 in maniera più agevole. Vedete quanto è più semplice una volta che vi siete creati il filetto? Adesso andiamo a crearci gli altri 2, uno qui e uno qui. Sarà tutto più semplice perché è tenuto fermo dal metallo stesso. So, io vedo tutto scuro qua, si vede? Speriamo. Va bene, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, sempre con le viti JM. Eccoci qua. Allora, a questo punto ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte, quindi mi sono montato anche qui i 2 pezzettini con le quali 2 crociere. Un attimo che cerco di mettere l'immagine un po' più a fuoco, e mi sono andato a fare anche i filetti qui, perché anche se non ce lo dicono è lì che poi dovremo andare a filettare. Poi o da questa parte o da questa prendiamo la forcella di raccordo e andiamo ad avvitarla così. Ricordatevi sempre una cosa importante quando mettete le viti, solo però se vi siete creati i filetti, dovete girare il cacciavite al contrario. Quando sentite il clac vuol dire che ha superato il dentino e potrete avvitare. Ecco qui. Perfetto. Qua ho creato già i filetti, mi metto le mie viti e poi andrò a svitarmi quando dovrò montarlo sull'albero motore, poi vi farò vedere dove, praticamente su quello che abbiamo attaccato al cambio dietro nella parte argentata che abbiamo già montato sul telaio. Ecco qua. Questo è quello che dovrete avere alla fine. Distribuitevi un po' la distanza qua in mezzo tra questa forca e la crociera. Ok? Perfetto. E beh, guardate che lavoro. Sembra una macchina vera. Bellissima. Bene, a questo punto abbiamo finito. Adesso andiamo a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero che è il 29 e ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Questo è quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 29. Abbiamo aggiunto l'albero di trasmissione che poi andrà montato qui. Andiamo subito a vedere.
Ecco qua. Questo poi andrà avvitato qui. Ecco perché vi dico, fatevi i filetti prima, perché vi alleggerite un bel carico di lavoro e soprattutto riuscite a lavorare bene. Immaginatevi cosa vuol dire avvitare qui dentro e nello stesso tempo non andare storti con la vite e creare il filetto. Molto più semplice così. Questo poi va avvitato qui e avremo questo che gira, vedete? Ecco qua, quanto è bella anche sotto, guardate che spettacolo che è. Quando vi dico che sembra una macchina vera, non mi sbaglio. Sembra una macchina vera. È fatta benissimo. Devo dire che Hachette lavora veramente bene. Per quello che posso aver visto fino adesso. Guardate che spettacolo. Anche questa nuance di colori, bellissima. Ecco qua. Bene, io direi che il video è finito. Michele, vi tempo, vi ringrazia delle iscrizioni, delle visualizzazioni, di essere ancora sempre presenti a contribuire alla crescita del mio canale, perché siete voi la vita del mio canale. E se avete piacere di cliccare sul link che vi metto in descrizione, Patreon, date un'occhiata. Se riterrete che sia una cosa che vale la pena di fare per mantenere vivo il mio canale, io vi ringrazio con tutto il mio cuore. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, che è il numero 30. Eccolo qui. Non mancate. Ciao!